Bentornati a Football Benchmark, bentornato Andrea Sartori, Global Head of Sports di KPMG. Ciao Luca, buonasera ai telespettatori. Oggi Andrea vogliamo parlare con te dei top player, quelli che valgono più di 50 milioni di euro. KPMG ha messo in piedi recentemente un tool, il Player Valuation, che ci permette quindi di dare anche dei valori e grazie a questo tool abbiamo scoperto che i giocatori top, quelli che valgono più di 50 milioni di euro, sono 87, sono divisi in 19 club, naturalmente nei 5 campionati più importanti del mondo, per un valore complessivo di 7 miliardi, vale a dire che 7 miliardi di euro sono concentrati su 87 giocatori. Valutazioni fatte al 1° gennaio 2019, quindi recentissime. Questi sono gli 8 d'oro, potremmo chiamarli così, no? I top dei top, i giocatori che valgono di più nel mercato europeo. Non ci sono grandi sorprese in realtà rispetto ai valori tecnici che possiamo immaginare. Forse qualcosina sì, però. Per me c'è una grande sorpresa. Non c'è un giocatore del Real Madrid tra i top 8, diciamo, europei, e direi che è anche interessante vedere che nel totale, che rappresenta il 20% degli 87 giocatori, perché è 1,4 miliardi, ci sono 2 giocatori del Paris Saint-Germain, che direi 3 o 4 anni fa sarebbe stata una cosa impensabile. E direi anche che purtroppo non c'è nessun giocatore italiano. Per il Real Madrid è una questione anagrafica? È una questione anagrafica, è una questione di trasferimento di Cristiano Ronaldo, anche se Cristiano Ronaldo non sarebbe entrato, perché noi lo valutiamo 107 milioni. Molta presenza, come abbiamo detto, del Paris Saint-Germain, c'è una buona presenza, come capita sempre più spesso, di giocatori che giocano in Premier League. Sì, e questo in un certo senso è legato alla potenza economico-finanziaria delle squadre inglesi, come appunto vedremo, direi, nella prossima grafica. Nella prossima grafica, infatti, dove valutiamo che cosa succede nelle leghe, ovvero quanti giocatori che valgono più di 50 milioni di euro sono nei vari campionati. La Premier League la fa assolutamente da padrone, 40 su 87 giocano in Premier, subito dopo la Liga, Italia, Serie A con 12, Ligue 1 e Bundesliga a pari merito chiudono questa mini classifica con 7. Intanto, prima considerazione, Andrea, lo abbiamo detto prima, non ci sono giocatori che valgono 50 milioni di euro fuori dal Big Five. No. E la Premier League ha una capacità, oltre che economica, anche attrattiva di un certo rilievo. È il prodotto, la qualità del prodotto, ma anche poi la capacità derivante dalla forza economica dei club di poter pagare degli stipendi che in molti altri campionati non possono permettersi. 40 giocatori rappresenta il 45% del totale. Direi che c'è un altro dato interessante. La Ligue 1 ha 7 giocatori, come del resto ha la Bundesliga, però il valore totale di quei 7 giocatori è 741 milioni, quindi una media di oltre 100 milioni di questi giocatori. C'erano i primi due che chiaramente aiutano ad alzare, però la Bundesliga ha solo 458 milioni e ha sicuramente un focus molto maggiore sui campioni nostrani nazionali. Certo. Ecco. Come valore economico più o meno i 7 della Ligue 1 valgono i 12 della Serie A? Sì, più o meno è lo stesso valore. Andando a vedere invece quali club hanno questi giocatori che valgono sopra i 50 milioni di euro, anche qui a mio avviso, perlomeno seguendo il mercato, non è una sorpresa, c'è il Manchester City che il campione lo prende, lo compra e continua ad allenarlo con un allenatore straordinario come Guardiola, che accresce ancora di più il proprio valore. Quindi la squadra che ne ha di più nel mondo è il Manchester City, che adesso non nei ruoli, ma può farci una squadra con quelli che valgono più di 50 milioni. Assolutamente, e direi che è avanti di un bel pezzo rispetto alle altre, quindi con il Barcellona che segue con 8 campioni oltre 50 milioni e il Liverpool e il Real Madrid con 7. Io trovo anche in un certo senso molto, non direi sorprendente, ma secondo me se ne parla troppo poco, i 6 dell'Atletico Madrid. 6 giocatori dell'Atletico Madrid valgono più di 50 milioni e questo da un certo senso fa capire anche la forza della squadra di Simeone. Venendo invece all'analisi nel campionato italiano, intanto la Juventus immagino, anzi sappiamo che è quella che ne ha di più, 4 contro i 2 dell'Inter, i 2 della Lazio, il 2 del Napoli, i 2 del Milan. Questa è la classifica per valore dei giocatori, i primi 8. Insomma, c'è quasi un dominio Juventus, 4 su 8 sono bianconeri. 4 su 8 sono bianconeri nei primi 8, abbiamo 2 dell'Inter, il Napoli ne ha 2 dei 12, oltre a Koulibaly c'è Insigne e il Milan
anch'esso ne ha 2, però non sono nei primi 8, che sono Donnarumma e Kessie. La Lazio ha un altro giocatore che è appunto Milinkovic-Savic. Certo. È interessante vedere che nei primi 8, di cui 4 sono di Juventus, nessuno di questi giocatori è italiano. Il primo italiano è? Il primo italiano è Jorginho, se non sbaglio. Che gioca nel Chelsea. Che gioca nel Chelsea. E ne abbiamo parlato prima, per un soffio non rientra in questo gruppo Verratti, che è leggermente, cioè non rientra nel gruppo dei 50 milioni, sì, che è leggermente sotto i 50 milioni, forse anche per via dei infortuni che ultimamente non gli hanno permesso di giocare con continuità. Tra parentesi, riguardando i dati, mentre tu commentavi, il primo, a dire la verità, è Immobile con 59 certo. E il secondo è Jorginho con 55. L'altra grande valutazione che abbiamo cercato di fare incrociando i dati a disposizione del Player Valuation Tool è cercare di capire per ruolo come questi 50 giocatori sono divisi, no? E qui un po' di sorprese obiettivamente, Andrea, ce ne sono. Assolutamente. Allora, in blu abbiamo il numero dei giocatori, cioè il grafico che vedete, la striscia blu, l'istogramma blu è relativo al numero dei giocatori. La riga rossa invece è il valore medio del giocatore. È il valore medio anche del ruolo. Sì, del ruolo, certo scusami. Allora, vediamo come gli attaccanti, diciamo, gli esterni di destra e gli esterni di sinistra hanno il valore più alto, quindi 107 milioni e 93 milioni. Però se guardi chi fa parte di questa classifica, negli esterni di destra hai Mbappé, Messi e Salah, negli esterni di sinistra hai Neymar, Hazard e Ronaldo. Di conseguenza questo va ad impattare. Però una volta era il numero 9, no? Quello che ti faceva sognare di più, adesso è più l'estro, magari spostato un po' più sulla fascia. Però, a guardare i numeri. Sì, a livello medio sì, però a livello di numero ancora i più rappresentati sono gli attaccanti. Hai 19 giocatori su 87 che sono attaccanti. L'altra grande sorpresa, per me almeno, non so per te, è il portiere. Anche per me. Anche per me, però lo vedo con soddisfazione questa cosa. Ne parlavamo fuori onda qualche settimana fa, se ti ricordi. Abbiamo praticamente 7 portieri che valgono più di 50 milioni, incluso tra parentesi il nostro Donnarumma. E direi che è una cosa positiva, perché secondo me c'è stata una valorizzazione del ruolo del portiere con gli anni, tra parentesi è anche un ruolo longevo, e quindi forse questa classifica dimostra quanto questo ruolo sia diventato importante. C'è una curiosità, a mio avviso: il numero di, diciamo, giocatori o il ruolo meno rappresentato è il terzino destro con 2, ma ancora peggio non c'è un terzino sinistro. Il più vicino a questo valore è Jordi Alba del Barcellona, che è poco sotto i 50 milioni. Vogliamo andare a vedere anche, perché parliamo molto spesso, soprattutto qui a Sky Sport, del talento italiano, dove è finito, questo un po' lo testimonia, dove è il maggior numero di giocatori, che nazionalità hanno i giocatori che valgono di più. Anche qui forse non è una sorpresa, visto che sono i campioni del mondo in carica. Francia, 13 giocatori. 13 giocatori, età media 25 anni, l'età media del campione degli 87 giocatori è 26. Quindi più basso della media. Leggermente sotto la media. L'Argentina è il paese che è rappresentata da 4 giocatori, ma con il valore medio più alto di 119 milioni. Il primo è chiaramente Messi, il secondo è Dybala. Direi che ci sono un paio di altri dati interessanti. Se guardiamo chi è arrivato nelle semifinali dei mondiali, Francia, Croazia, che non è in questa classifica, solo Rakitic che vale più di 50 milioni, abbiamo il Belgio e poi abbiamo l'Inghilterra. Non a caso l'Inghilterra è rappresentata da 7 giocatori, quindi anche molto giovani, tra parentesi. Dato del Belgio molto simile a quello dell'Argentina, perché sono 4 giocatori a testa con una media molto simile. E questo secondo me testimonia l'altissima qualità di alcuni giocatori che giocano alla nazionale belga, che evidentemente hanno una qualità molto alta, non a caso peraltro giocano in Premier League. Una cosa, Luca, sottolineerei anche il valore dell'Italia. È il più basso in media rispetto a tutti i paesi considerati, anche se rappresentati da 4 giocatori, però tutto sommato un valore medio-basso. In prospettiva, vedendo l'età dei giocatori, visto Donnarumma che è un under 21 ma già una valutazione alta, secondo il vostro tool ci saranno nuovi ingressi per quanto riguarda gli italiani in prospettiva o no? Direi prima parlavamo di Zaniolo, c'è lo stesso Pellegrini, sempre della Roma, Barella.
Direi di sì, probabilmente questo chiaramente bisognerà vedere dove andranno a giocare eventualmente questi giocatori e come performeranno negli anni a venire o nei mesi a venire per poi eventualmente entrare in questa classifica. Direi che tra un anno dovremmo riguardare questi valori e magari fare un'analisi comparativa. Allora, l'appuntamento con i top player, quindi con i campioni che giocano in Europa, è fra un anno. L'appuntamento con noi invece è fra una settimana. Grazie Andrea. Prego Luca. Football Benchmark torna la prossima settimana. Grazie a tutti.